Marianna e Elena, ciao. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Mm. La vedo, è lei, e ha per mano due persone che anche loro ci conoscono. Un Dylan? Uno è Dylan e l'altra è la sorella. Ah, E per mano vanno in questo posto che potrei paragonare tipo al libro di Alice nel Paese delle Meraviglie. mhm. Ok, dove entrano in questo posto e corrono, ci sono questi. Allora, è come se ci fossero degli alberi giganti, delle rocce giganti, ok, e loro corrono in mezzo a queste cose e sono molto divertiti e molto felici di fare questa cosa e corrono per esplorare, alla ricerca di cose nuove, cioè proprio di andare, osservare, sperimentare e ehm, vedere che cosa sono le cose, cosa succede e ci sono anche le cose, tra queste eh, ci sono anche le interferenze di Marianna, quindi ci sono tante cose Mm. positive e poi ci sono anche cioè tutto, no? È come se fosse la realtà e loro proprio la vogliono esplorare. S- Io direi anche Mhm. senza paura, nel senso si lanciano. Ti dà l'autorizzazione? Sì. Ok. Mhm, I due che l'accompagnano li invitiamo subito ad andare nel cinema. mhm, Questo mano nella mano, così, insomma, è bello per arrivare, ma questo è un percorso da fare da mhm, soli. mhm, E già che ci siamo, apriamo le porte del cinema, come sempre, con le nostre solite regole. mhm. Invitiamo il compagno di Dylan, la sorella c'è già, i compagni della scuola di yoga di Marianna, il suo amico medico omeopata e tutta la famiglia. C'è qualcuno che non viene, c'è qualcuno che fa qualcosa di particolare. Vedo allora, in prima fila ci sono Dylan, il compagno di Dylan, sua sorella, vedo il suo amico medico e il suo collega di yoga. In prima Mhm. fila e ehm, sono come se fossero in primo piano, no? Quindi vedo tutti i colori dei vestiti e tutto. In seconda fila ci sono la mamma, il papà, tre cugini, due cugini e una cugina, Mhm. eh, due zii, però è come se fossero, ehm, potrei dire in stand-by, quasi grigi, nel senso che sono in secondo piano, no? Come se non si esponessero tanto. Mm, Ok, siamo venuti tutti quindi. sì, Vibrazione. 28 miliardi, Consapevolezza. 139, PS e PE. Anche solo la PS. 41, Vite precedenti.
1526. Cervello. 9.2. Interferenze. Eteriche. Zeus. Poi c'è un falconiforme. Mhm. E una mantide. ADL. 2 EDL. Mentali. Mhm. Allora, mentali c'è questa entità mentale, oscilla un po', oscilla a seconda dei periodi, tra livello 4 e livello 5. Mhm. In passato è stata anche di livello 7, che è quella legata alle sue paure. Mm. È legata alle paure negli spostamenti in maniera autonoma. Ehm, Vedo anche vedo una sua paura quasi come se le mancasse il respiro, no? Quasi come soffocamento, come se fosse stata... non è vera e propria claustrofobia, ma è come se a volte lei si sente come chiusa in una gabbia, no? Quindi questa sensazione di non riuscire a respirare in alcune situazioni. E Mhm. questa è quella di livello 4-5. E poi vedo un'entità mentale di livello 3 Mhm. che sì, allora l'immagine che ho è come se avesse mm, due pinze, una da una parte e una dall'altra. Diciamo che la rappresentazione è come se fossero due pinze metalliche, no? Mhm. Che escono da lei e vanno ad agganciarsi alle altre persone, alle persone a cui lei tiene, dove lei si sente spinta a dover fare per queste persone, a doverle aiutare anche senza richiesta, no? Quindi questa è come se lei, le persone che vede, come se lei le vedesse più deboli e quindi deve fare lei per loro. Ok, vedo questa entità Scusa, non ti ho sentito per 2 secondi. È come se lei? È come se lei vede nella persona una certa debolezza, come se la persona è vulnerabile, è debole, e quindi lei fa per quella al posto di quella persona. Ok. Ok, quindi un misto tra empatia e... ah, Sì, voglia di salvare Croce Rossina? sì, ecco, esatto. Mm. Mhm. Sindrome da Croce Rossina. La Sì, 3. quindi sì, Sì. queste due qua, Poi? ecco. Basta? Altre no? No. Impianti eterici e mentali. Allora, eterici ci sono due impianti sopra il dorso del piede, uno a destra e uno a sinistra, che sono collegati a un impianto che vedo praticamente dove c'è l'ombelico in mezzo all'addome. Mhm. E poi c'è un impianto non sulla tiroide, più su, potrebbe essere in corrispondenza più o meno a livello del pomo d'Adamo, no? Dietro, appena dietro.
E poi c'è un impianto mentale che è come se fosse un'antenna come se ci fosse una base tipo circolare, ok? Con due antenne verso l'alto, sempre all'interno, però come se ci fossero due antenne che si attivano, corrispondono alle due entità mentali. Oggi è il Mhm, compleanno di Marianna. mhm. Casualmente questa giornata è stata assegnata alla sua sessione. Lei la vede come una rinascita. Allora, È un mentre tu caso su 365 questo. Sì, Dimmi. mentre tu dicevi questa cosa, io ho visto proprio questa immagine che ogni anno, nel giorno Proprio compleanno. sì, esatto, ognuno di noi ha la possibilità di attivare, adesso vedo questa cosa, di attivare come se fosse una spirale energetica della PS. Mm, Mhm. Vedo proprio l'immagine che è come se partisse dal piedi questa spirale tutto all'interno del corpo fino alla testa, ok? E se noi ci centriamo in in quel giorno, in quel momento, man mano che la spirale sale, noi possiamo potenzialmente cogliere tutti gli spunti per aumentare la nostra consapevolezza, ogni giro di spirale. Ok, quindi più si illumina e più significa che noi siamo riusciti a cogliere tramite la PS gli spunti per evolvere. Diciamo, ehm, è come se salissimo una scala a chiocciola, ok, e Mhm. sulle pareti intorno ci fossero delle fotografie che ci dicono quale esperienza fare per evolvere, ok? E se noi man mano che saliamo le notiamo tutte, le memorizziamo, facendo quelle esperienze acceleriamo la nostra consapevolezza. Ecco, è arrivata questa cosa qua. È la sua PS che ha scelto, ha creato questo fatto. Io è vero, potrei incidere in questa cosa, però non l'ho mai fatto con nessuno. Ed è invece capitato molto spesso, almeno una decina di volte, il fatto che la sessione sia stata assegnata il giorno del compleanno o addirittura spostata per caso Mm. successivamente al giorno del compleanno. Sì, allora la PS è riuscita ad agganciare quindi anche il tuo campo d'azione per far sì che la sua sessione, tutti gli eventi arrivassero a far sì che tu la mettessi il giorno del suo compleanno. Mhm. Mhm. In questo caso sì, è stata la sua PS e è riuscita a far sì che Marianna creasse tutte le predisposizioni, diciamo, nella Matrix per far sì che questo avvenisse, no? Quindi la sua PS ha creato questa cosa, Marianna ha creato questa cosa senza esserne consapevole, ma tramite la sua PS e tutto è andato come doveva andare. Rivoluzione solare, due parole. Un'amica me l'ha fatta notare, io non ne sapevo neanche non sapevo niente dell'esistenza della rivoluzione solare. Astrologia, il giorno del proprio compleanno, secondo determinati calcoli, ci sono dei posti nel mondo ideali per attuare dei grossi cambiamenti nella propria vita. È così? Sì, è come se allora, se abbiamo visto quella spirale, no? Mm. Ok, e quello che ho visto è che all'ideale sarebbe ricordarsi tutte le foto, no? Che ci sono sulla parete man mano che si sale. E per far sì di ricordarsi più foto possibili, ci sono delle condizioni ideali. E tra queste condizioni c'è anche il luogo dove essere in quel momento, perché è come se tutti gli ingranaggi coincidono, apri la cassaforte. Mhm. Ecco, e gli ingranaggi possono essere il luogo, l'ora,
l'ambiente, le persone, no? O Mhm. meno. Che è un po' per Ecco. quello che si festeggia e si invitano le persone a cui si vuole Mm, bene, mm, mm, si fa mm, la torta. Esatto, poi infatti se noti non è che uno tende a fare sempre al compleanno lo stesso posto, no? Nella stessa maniera, anche quello, adesso l'ho visto, ogni volta uno cerca di farlo in modo di fare cose diverse, no? Il proprio compleanno e probabilmente Mhm. è la PS che, mm, beh, una consapevole al massimo, probabilmente adesso che si sa, no? Con le informazioni, magari uno cerca proprio il posto più ideale, con le persone più ideali, no, nel momento più ideale. Però tendenzialmente già si cerca un posto diverso ogni anno, no? Anche con persone diverse ogni anno. A volte magari lo fai a pranzo, a volte a cena, a volte da solo, a volte no. Mhm. Tendenzialmente si fa già, ecco. Ed è questa proprio questa ricerca della PS. Mm. Ok, e oggi per Marianne è meglio una cosa diversa come la sessione o un luogo diverso? No, allora, la sessione per Marianna è un'occasione incredibile, e soprattutto il giorno del suo compleanno. Eh, Poteva esserci un luogo ideale dove mh, poter anche fare la sessione, no? Ma è come se lei avesse, la sua PS dice, vabbè, teniamo a mente 5-6 fotografie su 100 e iniziamo a dirigerci verso quelle fotografie, no? Mm. E magari non tutte assieme. Quello che posso vedere è che mm, faccio a spiegarlo, è difficile. Se noi salendo memorizziamo tutte le fotografie, non saremmo qua, ok? Cioè Mm. sarebbe già Mhm. il massimo della consapevolezza e quindi non saremmo qua. Quello che succede è che ogni anno abbiamo l'opportunità di ricordarci più fotografie possibili. Ok, quindi seguire più strade possibili per aumentare la nostra consapevolezza. E Marianna ha trovato questa, la sessione come fotografia, poi è come, adesso non lo so se lei ha organizzato qualcosa, ma io la vedo, eh, No. ok, un'altra fotografia possibile era fare una cena con 2 o 3 persone che neanche gli vengono in mente, ma è come se fosse stata l'ideale, che non vede da tanto, tipo al tramonto in riva alla spiaggia, ecco, una cosa così. Lo può sempre ancora fare, Mm. è ancora in tempo. Organizzata un po' velocemente, ma anche pane e salame è già una cena. Sì, infatti non è... Sì. Pane e salame. Va bene, rivoluzione solare. Mhm. Impianti. Sì, li hai già visti? No? Ah, scusa, è vero, scusami. È vero, Stavo no, no, no. dicendo, ok. Va bene, cause esoteriche Mhm. del torcicollo congenito con cui praticamente è nata. Allora, c'è tutta una fase di domande relative alla nascita. Partiamo dal torcicollo, dai. Sì, allora è stato ehm, sì, è come se ci fosse stato un tentativo. Allora, lei è riuscita a mm, potrei dirti, quello che vedo è un'immagine un po' così, ma è come se lei fosse riuscita a togliersi da un ten- tentato soffocamento eterico. È come se avessero Mhm. cercato di ehm, farla morire, tra virgolette, in eterico, bloccandole il collo. E lei è riuscita a togliersi da questa cosa.
Però a livello fisico lo sforzo e la posizione sono stati forti e quindi ha lasciato degli strascichi per un po'. Mhm. Causa della gestazione difficile e del parto difficile. Sì, ci sono stati altri 2 tentativi di bloccare la sua nascita. Quello che diceva più o meno 3 mesi di gravidanza della mamma, Mhm. poi un altro a sei Con- mesi, tipo ogni 3 mesi, ecco. E anche la caduta dalla culla. E la caduta dalla culla dopo, sì. Mm. Sì, Perché sì, sì, la se le facevo. entità ci coltivano, Mm. perché? È quello che loro vogliono, che nasciamo, non che cadiamo dalla culla e ci rimettiamo le Sì, penne. solo che se la PS p- mm, prevale sulle entità, sulle interferenze delle entità, riesce a scegliere un percorso qua dove, dove può avere una evoluzione, una consapevolezza molto sviluppate, ok? E in quei casi le entità cercano di interferire la persona o di bloccare addirittura la nascita. Cioè, vedo proprio un momento in cui, ehm, diciamo, la PS è centrata e vuole scegliere la sua strada, ok? Mhm. Eh, Sceglie la sua strada, ma per le interferenze quella strada lì, per quella PS è troppo veloce, è troppo di consapevolezza e evoluzione, ok? E quindi cercano all'ultimo di interferirla. Ovviamente è la PS stessa che sceglie queste interferenze, ok? Per Mhm. fare l'esperienza di riuscire a sovrastarle e quindi aumentare la sua consapevolezza e capacità. Perfetto, Più o meno, sì. più o Più o meno. meno. Ehm, Causa esoterica degli svenimenti improvvisi. E sono state abduction. Attacchi di panico, specialmente quando è alla guida della macchina. Allora, in quel caso lì, suo però, non è sempre così, ma in questo caso è come se fosse stata. Allora, sono riusciti a farle delle abduction, ok, quando ha avuto gli svenimenti. Poi è come se fosse stato un prosieguo di questa cosa e eh, la PS ha iniziato ad accorgersi di queste abduction, quindi hanno cercato di farle mentre lei guidava più volte. Ok, se ci fossero riusciti, magari faceva un incidente o si rompeva la macchina, no? Cose varie. La sua PS si accorgeva in tempo e ehm, la forte reazione della PS, l'innalzamento improvviso delle vibrazioni, creava gli attacchi di panico, quei cosiddetti attacchi di panico, che in realtà era solo ehm, questo forte sbalzo che la ehm, facevano sì che Marianna si sentisse inadeguata in quel posto, in quel momento, no? Quindi quasi che non si sentiva in grado di guidare, quindi sono stati confusi con attacchi di panico perché le vibrazioni così alte di colpo hanno provocato anche appunto innalzamento dell'adrenalina, quindi magari anche tachicardia, eh, respiro affannoso e cose tipiche degli attacchi di panico, no? Ma era Mm. semplicemente un innalzamento improvviso delle vibrazioni per contrastare l'abduction. Quindi abduction. Mm. Causa esoterica del fatto che una volta Marianna faceva tante battute, oggi no. Questo non era un punto, ma siccome abbiamo scherzato a inizio sessione, è saltato fuori questo fatto. Sì, mm, diciamo il suo mentale è correlato un po' a ciò che le è stato insegnato,
no? Che una persona grande è una persona seria. Mm. Diciamo che questa è, diciamo, la scusa che, come posso dire? È come se ehm, le entità mentali si agganciassero in generale, diciamo, nel caso di Marianna, ok? Mm. Si agganciassero a questo retaggio sociale, Mhm. ok? Che le persone adulte sono persone serie. Ehm, e quindi mm, a livello mentale sostengono questa cosa, che però mm, ehm, Dimmi, sì. ha iniziato a succedere a Marianna, ecco, Mhm. diciamo cambiando. Prima riusciva a fare le battute, invece poi adesso non riesce più, è sempre seria, ma questo è stato portato dal suo mentale, ok? È stato mh, causato dal suo mentale perché essendo divertente facendo le battute, si apre di più l'energia della PS, ok? È più sulla frequenza delle vibrazioni alte, che sono cose Certo. positive. E quindi pian piano le entità mentali sono riuscite a bloccare, a limitare in Marianna questa cosa e poi sono Mhm. riuscite a mantenerla con l'idea appunto, l'idea sociale, no? Mhm. Ehm, che le persone adulte sono serie. Niente di più sbagliato. Quando io ti dico, Elena, non dire parolacce, al di là delle battute, noi tutti ridiamo e alziamo le frequenze, Mm, magari parlando di violenze subite da bambini, esatto. di casini vari, di cloni, di linee temporali. Se invece io ti dicessi, dai, dici cosa vedi, e tu rispondessi, no, non lo dico, no, non lo dico, e ti devo pregare per farti dire quattro cose, lì le frequenze non si alzano. Va bene. Sogni ricorrenti. Ehm, interruttore acceso. Io non me lo ricordo più questo sogno. No, no, quello non era un sogno, è come se lei si Ah, svegliasse sì, di colpo, sì, ho sì, sì, capito? sì, sì. Ah. Sogni ricorrenti, causa esoterica. Vede anche lì le abduction notturne. Allora, non è ancora in grado di fermarle prima, ma se ne accorge durante, verso la fine. E quindi vede quello che sta Mhm. succedendo, ma non, diciamo, in parte le subisce, ecco. Ricordatevi che il modo migliore per evitare le abduction è fottersene, Mm, non temerle. Non temerle. Adesso questa notte metto la Deternum, sì, va bene, metti la Deternum, però se sai esattamente cosa sono e che te non hai intenzione di, non ti mm. succedono. A me non succedono. Infatti, non neanche a me. Eh, cosa succede quando si sveglia come se qualcuno avesse acceso la luce, l'interruttore o un interruttore, ma nessuno ha fatto questo, ovviamente. Sì, ecco lì invece è quando ehm, riesce a interrompere il meccanismo dell'abduction. All'inizio, alla fine, durante o tutte e tre? Tutte e tre, a volte, quando è all'inizio, se lei ci pensa o se si ricorda, io vedo che lei vede per un istante quale interferenza è. Vedo che una volta ha visto tipo una specie di lucertola che stava in piedi un po' come drago, però tipo con la testa come drago, non troppo alta. Un'altra volta ha intravisto un grigio, però forse non se lo ricorda, però qualche istante. Ecco. Causa esoterica dei due interventi chirurgici. Andiamo con ordine. Carcinoma al seno sinistro. Mm. Causa esoterica, non siamo Legato, medici.
No, no, Mhm, assolutamente. È legato un po' all'aspetto dell'entità mentale di livello 3, no? Il fatto è come se lei sentisse l'esigenza di mm, allattare, tra virgolette, ok, le persone, mhm. è come se le vedesse piccole e fragili e quindi se non riesce a supportarle come lei vorrebbe, reagisce il suo fisico, ok? E l'ha portata a sviluppare appunto il carcinoma al seno sinistro, quindi è legata a quella cosa lì, Stessa all'entità. domanda al mioma. Il mioma è più, è come se lei, adesso non più, ma fino a qualche anno fa, 5-6 anni fa, è come se lei si sentisse, si fosse sentita quasi come una corazza sul fisico, no? Quindi tu magari voleva fare andare da qualche parte, no? Spostamento proprio fisico, ma come se si fosse sentita una corazza pesante che la limitava. Io in eterico vedo lei che cerca di muoversi e come se ci fosse questa corazza che la limitava, ok? E che Mhm. pian piano uscivano come se delle macchie, ok? Le vedo sparse e questo ha fatto sì che sviluppasse il mioma. Causa esoterica della mancanza d'azione. Vabbè, questo è le due entità mentali che appunto le vedo collegate a questo che ho appena visto, che ho appena detto, no? Adesso molto meno, io adesso la vedo molto più eh, con le possibilità, perché lei non ha riprovato, ma la vedo molto più eh, libera di muoversi rispetto a qualche anno fa. Ma è proprio queste entità mentali che, vabbè, l'entità mentale di livello 4-5 soprattutto, no? Con la paura del movimento, di muoversi all'esterno autonomamente e questa corazza che è come se lei tutte le volte che provava a muoversi si sentiva bloccata come se fosse una corazza. E quindi proprio i movimenti, adesso la vedo come se avesse imparato a muoversi in maniera molto lenta, tenendo d'occhio tutti i movimenti, ecco, in eterico. Mm. In eterico è come Sua... se Mhm, mhm. Sì, sì. in eterico è come se fosse dentro a mm, sai quelle specie di capsule che Mhm, usano i palombari, mhm. Eh ok? sì, Scafandro tipo. scafandro da Ecco. palombaro, sì. Mhm. Che ha tantissime telecamere che guardano a 360 gradi in maniera tale che lei si sente tranquilla nei movimenti perché ha tutto sott'occhio. Ecco, in eterico la vedo così. Marianna e lo yoga. Marianna e lo yoga. Marianna è il suo yoga. La vedo mm, è come se mentre fa yoga lei esprimesse tutta la sua energia vibrazionale alta e armonica. Ok, in eterico, mentre lei fa i movimenti di yoga, mi appare come una girandola energetica, ok, con più eliche che si allungano verso l'esterno e portano armonia vibrazionale alle persone a cui insegna a fare yoga, cioè lo sento proprio, eh. È proprio Marianna fa parte. Calda, s- energia s- calda. Sì, sì, sì. Marianna fa Marian- parte? Mariana fa parte dello yoga, dei suoi movimenti di yoga, diventa una cosa unica. Bellissimo. Lei è Mm. yoga. Lei è yoga, esatto. Mm, mm, mm. Stessa domanda, kinesiologia.
La sua esperienza con la kinesiologia. Eh, limitante, nel senso che eh, potenzialmente lei non ha bisogno di usare la kinesiologia, lei sa benissimo dove va, dove andare, quando una cosa è giusta, quando una cosa giusta, quando una cosa è affine a lei, quando una cosa la fa stare bene, quando una cosa è nella direzione ideale per lei, ok? E eh, mh, utilizzare la kinesiologia era solo un abbassamento vibrazionale del suo mentale che le diceva che aveva bisogno di una conferma esterna, di un test esterno per avere la conferma. Ok, quindi era un tenere le sue vibrazioni più basse. Lei sa esattamente con la sua PS dove andare, proprio nell'intimo, nel suo interiore, nel suo profondo. Mhm. Perché questa mancata d'azione l'abbiamo detto? Sì. Vabbè. Dopo la prenotazione succedono tre cose. Mettiamole insieme: mal di testa, dolori addominali e problemi alle gengive. Allora, mal di testa e dolori addominali è come se avessero provato a interferirla di più, ad abbassarle di più le vibrazioni, attivando maggiormente, utilizzando maggiormente il suo impianto mentale e l'impianto che ha addominale. Ok. Mhm. Sanguinamento alle gengive, dopo un abduction, le hanno fatto un abduction per potenziare questi due impianti e è come se fossero intervenuti mm, eh, fisicamente attraverso la bocca. Vedo che è come Mhm. se le avessero messo qualcosa che mm, teneva la bocca ferma, aperta attraverso le gengive e i denti. E dopo l'abduction ha iniziato a sanguinare per l'infiammazione. Mm. Direi Va bene, addirittura la stessa notte, quasi. Mm. Sì. apriamo il portale aureo. Chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Marianna. Tutti le persone che lei ha conosciuto durante la chemio e questo zio morto suicida, che è l'unico che avrà diritto di parola. Quanti sono i primi, i secondi e se arriva lo zio? Allora, i primi sono 65, poi i secondi Mhm. 28, E lo zio arriva? Vic no, subito. no, no, quello zio lì, no, no, quello zio lì è andato, era andato già. Di Marianna. Mm. È andato quando abbiamo fatto il lavoro con Dylan. Però è Mhm. arrivato un ragazzo giovane. E chi è? Allora, mi dice che lavorava con suo papà, di Marianna, e Ok, come è aveva una morto? certa affinità con Marianna. Perché? E si era invaghito di lei. Come è morto? In un incidente d'auto. Ok, ma voglio dire qualcosa. È come se avesse visto l'occasione, l'opportunità, è come se si fosse svegliato di colpo e avesse visto l'opportunità del portale aureo. E non so, mi fa vedere questa cosa, no? È come se
man mano che allora ti descrivo questa immagine. Allora c'è la persona che fa la sessione, no? Noi chiamiamo i disincarnati, ok? E ci sono Mhm, varie file intorno, no? Come dei cerchi che poi diventano sempre cerchi più grandi e si allontanano, no? Sono sempre più lontani dalla mhm, persona. Man mano che le persone dei primi cerchi entrano nel portale aureo, si avvicinano le altre, ok? E, mhm. e quindi quando ci sono queste persone, possono, questi disincarnati possono cogliere, diciamo, l'occasione per andare nel portale aureo, che è come se si attivassero e sentissero il richiamo. E oggi è successo con questo ragazzo che si era avvicinato. Vabbè. Siccome molti parenti di Marianna sono stati mandati nel portale aureo con la sessione di Dylan, C'è uno di quelli. Mhm. Dimmi, dimmi. è come se i primi cerchi un po' si fossero liberati e lui ha potuto avvicinarsi. C'è qualcuno che lei ha conosciuto delle trattamenti chemio che vuole dirle qualcosa? E vuole dire c'è un bivio a un certo punto e, e il bivio è scegliere di sopravvivere o scegliere di morire, dice. E a seconda della PS è come se la PS c'è un bivio e a un certo punto dice posso farcela sopravvivere oppure no, ci rinuncio e riprovo un'altra volta, no? Mhm. E lei al bivio ha scelto di sopravvivere e era sicura di potercela fare. Ecco. Va bene, li salutiamo tutti. Mhm, Chiudiamo il portale aureo. E mhm. ora Marianna, prima di soffiare le candeline sulla sua torta, chiama, se c'è, la sua fiamma. Eh, c'è, c'è la fiamma, Dov'è? ma Piovvia. non è neanche lontana da lei. Lei l'ha già conosciuta in un'estate di non tanti anni fa, al mare, dove lei ci ha detto che va, no, d'estate, Se, diceva. se hai delle idee, Marianna, scrivimela. Non hai idea. No. Mm. Qual è il valore fiamma di uno e dell'altro? Per capire se lei deve arrivare a lui o se lui deve arrivare a lei, in Allora, termini di lei deve arrivare a consapevolezza. lui, però allora sono lei 135 e lui 189. Bene, io sono più contento così, perché uno sa che deve fare un percorso, non deve Mm, aspettare, mm, capito, no? Il caso che infatti, quell'altro sia lì che deve arrivare. mm, Se uno è sotto, almeno sa che lavorando che può può arrivare a... gestirsela lui, certo. Se lei dopo X giorni o settimane arrivasse a 180, Mhm, l'incontro può avvenire così? sì. Beh, questa cosa è molto più importante di farsi dire come ha i capelli, dove Mm, abita, come mm, si mm. chiama, assolutamente. Che non serve a niente invece. Bene, viene nel cinema lui? Sì, lui ce l'ha in mente, ogni tanto le torna in mente da quel momento là.
In- Mm, allora, non è consapevole che sia la sua fiamma, ma non se l'è mai dimenticata. Mm. mhm. Come lo vedi? Che impressione ti dà? Gracile, grosso, No, 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 forte, debole. normale, mm, f- f- mm, forte, molto profondo, curioso. È quell'uomo che lei ha conosciuto in acqua al mare mentre raccoglieva telline. Ma lui non era in acqua, o sì? Io lo vedo tipo sul Sì, sì, bagnasciuga. sì, diciamo di sì. Mhm. Mhm. Mm, ha un cappello. Vedo sul bagnasciuga con un cappello. Diciamo che è poco più che Sì, poco più che una conoscenza di una sì, giornata, sì, no, sì. così. Lo Mm, conosce in quel senso. sì, Ok. l'ha Vabbè, incontrato, non ecco. è recuperabile, nel senso non è uno che Beh, sai dove abita o come si no, chiama. però eh, eh, Frequenta quella spiaggia. sì, esatto, d'estate. Beh, so, della stessa regione di Mm, Marianna. mhm. Bella quella regione. Mm, Va bene. Va bene, lo lasciamo lì nel cinema e andiamo a fare la rivoluzione non solare, ma anche solare di Marianna oggi. mhm, La soffiamo questa candelina assolutamente. e allora andiamo nel cluster. Marianna è la creatrice della sua realtà, può vedere tutti i suoi contratti come delle candelline accese. Mhm. Vedevo già così. Le lasciamo bruciare ad eternum le candeline. Cosa vuole fare No, Marianna? le ha già spazzate tutte nel portale definitivo. Ok. Un grande soffio che si porta via tutto, fiamma, stoppini, Mhm, mhm, candele, cere. mhm, E mentre noi tutti applaudiamo, lei crea un ad eternum e un ad eternum veritas e li lascia qua. Il secondo a sancire la verità della sua creazione. Ricercate sempre la vostra verità. mhm, Fatto? Lo fa? mhm. Sì, sì, fatto. Eh, l'Ad Eternum l'ha fatto a forma di fiamma, una fiamma enorme. E dentro c'è la sfera dell'Ad Eternum Veritas. Quindi ecco, c'è questa cosa che si è diffusa in tutto il cluster. Mhm, Avatar. mhm. Come lo vedi? Vedo immobilizzato allo schienale della sedia. Mhm, Ok. Via. Ad mhm, eternum anche qua. Doppio. mhm. Ecco. L'ha tolto? Sì, sì.
Messo Come? tutto. Ha preso tutto, l'ha buttato nel portale definitivo, ha chiuso e poi ha fatto i 2 ad eternum. Va bene. Con questa nuova condizione esistono ancora le interferenze tutte. No, non c'è più niente. Bene, allora si può mettere un ad eternum veritas o quello che vuole nei 5 corpi: fisico, eterico, emozionale, mentale e subliminale. Li ha messi tutti e 2. Nuova Tutti i corpi. vibrazione. Ok. 395 miliardi. Nuova consapevolezza. 206. Grandi cifre oggi. Nuova PS. 206 è 60, tanto, 67. Vite precedenti. 981. Cervello. 9.9. Grandi valori dovuti alla bravura di Marianna o anche al fatto che è il suo compleanno? Beh, la bravura di Marianna, cioè della sua PS, di portare Marianna a fare la sessione il giorno del suo compleanno. Mhm. Ok. Messaggio finale di Marianna a se stessa. Obiettivo. eh, Mi fa vedere un'immagine, mi ha detto obiettivo, 2 punti, e poi mi fa vedere questa immagine che è Marianna, che è yoga, quindi Mhm. Marianna che fa yoga, che è yoga, ok, che fuori di fare yoga e di portare questa energia diventa una sfera che può vibrare sospesa. Ecco, quindi fondamentale che lei torni a fare yoga e insegnarlo anche perché è quel tipo di vibrazione che fa sì che lei sia yoga, ok? Farlo solo da sola sarebbe riduttivo. E questa cosa farà sì che lei arrivi a un certo punto che vibrerà tutto il tempo, ok, tutta la sua giornata di notte, costante a un livello tendenzialmente alto e quindi le interferenze faranno molta fatica ad agganciarlo, che lei se ne accorgerà subito e riuscirà a mandarle via. Ecco. Mhm. Cosa fa nel cinema? C'è tanta gente, vediamo solo il cugino. Il gu- È bellissimo. È bellissimo perché ha fatto standing ovation, praticamente si è alzato, brava, brava, così. È bellissimo, c'è un sacco di entusiasmo. Cosa fa la E sorella? vorrebbe fare yoga con lei. La sorella si è presentata perché è molto religiosa. Ma io ne ho viste 2. Io ne ho vista una che è venuta davanti e una che si è seduta dietro coi suoi genitori, però non so se è una sorella o una cugina. Davanti, se non sbaglio, c'è quella che vorrà fare la sessione. Mhm, mhm, mhm. Che è Non già in so se è lista, la cioè che è già stessa. prenotata. Sì, 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 è lei, è lei. Ah, allora è E una cugina dietro. di tutti i familiari cinevaccati, cosa fanno i cinevaccati nel cinema? Come si comportano? Come li vedi? Alcuni sono preoccupati, ce ne sono un paio che addirittura sudano per, per la preoccupazione delle conseguenze delle loro scelte. Mm.
Immagine finale di Marianna. Allora, i suoi passaggi da oggi a 2 anni più o meno, così è. Se lei tutti i giorni sente questa cosa, no, si sente centrata, vedo i suoi passaggi. Quindi adesso Marianna, che è qua con i piedi, diciamo, per terra, che guarda in alto e man mano che lei fa yoga, cioè se stessa, ci sarà un momento dove salirà e poi ci sarà il momento dove diventerà sfera insieme allo yoga. Ecco, questa è l'immagine finale. Quindi questa è la sua strada. Sì. Va bene, abbiamo finito.